un bow per fare freestyle in fibra di carbonio. Da più soddisfazioni? Decisamente di più. Ti fai meno male? Ogni tanto ti fai male anche con questo, però è molto meno frustrante e vedi i progressi, riesci a dire ok, sto progredendo, mi sto chiedendo trick nuovi. Lo skate è stato il mio primo amore, però un rapporto difficile. It never loved me back. Sei lì quasi, dici cazzo, l'ho quasi chiuso, però manca sempre quel qualcosa. Io nel mio piano utopico pensavo di iniziare il video sparando dei trick da freestyle della Madonna come ho visto nel tuo video. Dov'era? In Austria? A Oslo. Sì. Quanti anni avevi lì? 26. 26 anni. Beh, ma anche a Oslo, cioè i trick che mi sono chiuso sono stati veramente sudati e ripetuti un sacco di volte. Tra l'altro quella volta mi hanno fatto un robottino per filmarmi, così insomma la frustrazione era tutta mia e potevo girare i trick 1000 volte. Ti sentivi più a tuo agio senza avere una persona lì che ti filmava? Sì. Penso che sia anche la pressione psicologica proprio da dire adesso deve venirmi il trick, adesso devo farlo, oddio sta passando troppo tempo, mi odia, finisce la batteria, finisce la memory card. Gestire la cosa tutta io era da un lato molto più stressante, però mi permetteva di non avere questa sorta di ansia, ecco. Quello di cui sta cercando di parlare nel mio canale non è andare in skate a fare dei mega trick che neanche io sono in grado di fare assolutamente, e molto meno di te, ma questa generazione di trentenni, 35 anni nel mio caso, in cui si cerca o si riscopre una passione che si aveva prima di uno sport, artistica, creativa, o si inizia per la prima volta. Io per esempio andavo in skate quando avevo 6 anni, per un anno credo, poi ho abbandonato di brutto. Adesso ho ripreso e lo trovo fantastico perché l'ho combinato poi con il lavorare un po' il legno, il tagliare, il dipingere. E adesso questo era solo un piccolo intro per allacciarci un po' al discorso, però adesso saliamo a casa di Doc Francesco e vediamo un'altra cosa molto interessante che fa lui con il Lego. Però sì, questo progetto che proprio mi ha tanto riportato nel passato, a quando ero piccolo e avrei voluto, quando ero piccolo mi ricordo proprio, credo sul Topolino, proprio avevo visto i Mindstorm, i robot della Lego e li avrei sempre voluti comprare, poi a quella volta mancavano i dindini, mancavano i soldi. Andiamo a giocare con il Lego? Andiamo a giocare con il Lego. Lo skateboard sicuramente è stato il primo sport che davvero mi sia piaciuto, l'abbia sentito nel mio cuore e successivamente mi sono avvicinato alle arti marziali acrobatiche, al tricking e con esso anche al freestyle con il bastone, con il bo delle arti marziali del Kung Fu. E a un certo punto ho iniziato a sperimentare un po' la fusione tra i due. La creatività non nasce davvero dal creare qualcosa da zero. La creatività alla fin fine è sempre una manipolazione di elementi che abbiamo già e quindi possiamo partire già da una disciplina a sé stante, con tutto il suo con tutti i suoi trick, con tutta la sua filosofia e unirla con un'altra totalmente diversa e vedere che cosa viene fuori. Può essere che venga fuori qualcosa di abominevole oppure qualcosa di carino. È la tua sveglia questo? Potrebbe essere, no? Ma questo qua è semplicemente uno di vari robottini che ho fatto, che venivano attivati nel momento in cui uno metteva like sulla mia pagina, sulla pagina del Makerspace che mi ha dato una mano, sulla pagina del negozio di robotica di Barcellona che mi ha
che ha supportato il progetto. Era per la Maker Faire e per per uno speech che ho fatto per Barcellona JS, che si occupa di JavaScript. Il progetto è una libreria JavaScript che permette di connettersi tramite web Bluetooth a questo controller Bluetooth che si chiama S-Brick. Aprendo semplicemente una pagina web dal mio distrutto cellulare posso direttamente connettermi senza scaricare nessuna app né niente a questo cubetto magico e posso controllare direttamente i motori. Ho creato anche delle interfacce più complesse che servono per controllare dei robot particolari, ad esempio questo che è un tank, quindi un robot, e fare tutto questo direttamente da una pagina web senza la necessità di installare app varie. E dopo aver lavorato su semplicemente dei controller remoti, ho voluto fare un progetto un attimino più artistico, più creativo, che mi permettesse anche di connettere con le persone e anche provare per la prima volta ad avvicinarmi a questa cosa chiamata arte, installazioni artistiche, installazioni interattive, che non è parte del mio background, perché il mio background è IT, web, e volevo un po' esplorare questo mondo che mi ha sempre affascinato e mi è venuta quest'idea un po' naturalmente, cioè si è evoluta naturalmente nel tempo, anche perché mi era stato proposto di fare questa art installation in questo studio e avevano un piano, e quindi è stata abbastanza una scelta dettata dagli elementi in gioco. Quindi ho montato 7 di questi motori della Lego al pianoforte e tramite la webcam del computer, tutto con tecnologie web, ho fatto il tracking dei colori e quindi le persone passavano davanti, potevano giocare, potevano mettere gli oggetti più vicino, più lontano, e quindi interagire con l'art installation, che era la cosa che volevo. Vedere anche come cambiavano le facce delle persone, da che cos'è questa roba qua, allo stupore del realizzare che cosa faceva questa opera. E è stato interessante, insomma, è stato il premio finale per aver creato qualcosa di un po' fuori, credo, dalle righe. Non sono un musico, e quindi è stato anche una possibilità di avvicinarmi un po' alla musica, cercare un attimino di capirci qualcosa di più. E infatti volevo creare qualcosa con cui chiunque senza competenze musicali potesse generare musica. L'elettronica, il software ci danno la possibilità di creare qualcosa di magico, e questa un po' era la direzione del color piano. E in generale comunque c'è questo mio bisogno di andare verso il fisico, staccarmi
un attimino dal computer digitale, dallo schermo, stare seduto curvo per ore in fronte allo schermo, e unire anche delle discipline che sto praticando, che pratico da più o meno tempo. Ad esempio l'idea che spero di portare a termine alla fine di quest'anno è unire lo yoga acrobatico, l'acro yoga, con questa installazione, e magari anche un po' di giocoleria, quindi giocando con i colori, con le forme in movimento colorate, e creare una performance inversa, perché di solito le performance funzionano così: uno si mette la musica e gli artisti seguono la musica. Qui invece andiamo a fare un lavoro contrario. Gli artisti, in questo caso una coppia di persone che fanno acro yoga, andranno a fare le varie forme senza preoccuparsi della musica, seguiranno il loro ritmo, seguiranno il loro flow, e la musica verrà generata forse da un piano, forse da qualcos'altro, non svelo niente, in tempo reale. Per sviluppare l'interfaccia grafica di tutti questi progetti qua, quindi tutti questi bottoncini e l'interattività, ho utilizzato un software che si chiama Tumultype, che è un editor visuale che permette di creare codice HTML e CSS semplicemente in forma visuale. Quindi tutta questa parte visuale non è stata fatta utilizzando codice, e questo secondo me è la cosa potente di questo software, che permette quindi di utilizzare questa libreria che ho creato per comunicare con questo controller Bluetooth, e permette di buttarci dentro questa libreria, iniziare semplicemente con dei drag and drop mettere dei bottoni, e con un paio di linee di codice già si inizia a controllare i robot. Questo è quello a cui volevo arrivare, senza dover scrivere tonnellate di codice solo per avere un paio di bottoni che fanno alcune cose. E mentre io torno verso casa, voi potete seguire Doc Francesco su 360fan.net, fan scritto con la U perché altrimenti è un ventilatore, o supportarlo su Patreon per il progetto Color Piano nel link che io vi lascio in descrizione. Se vi è piaciuto questo nuovo stile di video fatemelo sapere, e se volete che ne faccia altri di questo tipo, che comunque ho intenzione di farne, cercate di supportarmi tornando indietro nel tempo e magari mettendo un mi piace a qualche video che vi è piaciuto. Non mettetelo a quelli che non vi sono piaciuti, che avete visto in passato ma non ci avete pensato, perché questo per me è importantissimo e mi aiuterà probabilmente al traguardo di raggiungere un traguardo un po' ridicolo veramente, i 1000 iscritti nell'arco di 2 mesi per il periodo in cui vado in India, dove porterò questo ragazzo che non avrò grandissime opportunità di utilizzare perché lì il terreno è una merda, però cercherò di fare veramente tanti contenuti. Sarà un duro lavoro e ho bisogno del vostro supporto, di voi che siete interessati. Cioè il colmo, praticamente io passo sul marciapiede perché tutta la strada è occupata dai pedoni. È un mondo difficile, creatività a momenti e futuro incerto.